Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questo è il mio futuro impianto audio. Come vedete, state vedendo le casse, l'impianto hi-fi del mio furgone a ranco, che avrà più o meno l'età del furgone, credo, che di natura sarebbero anche buoni, ma 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, non so quando sono stati montati, così magari potete capire o vedere dove potreste mettere eventuali casse. Ce l'ho sul tavolo, tanto tiene, queste robe qua una volta sono belle robuste. Woofer praticamente ormai inesistenti, li ho già smontati e c'era tutta la parte interna completamente staccata, la membrana dalla parte esterna. Poi sono dei tweeter, poi dopo li vedremo anche da smontati. Farò vedere i componenti nuovi, quelli che avrò da mettere, le varie modifiche che farò per rendere più vintage possibile questa cosa qui, mettendo cose a dire il vero nuove, ma vedrete. Questa è l'amorosa che mette fazzoletti sempre dappertutto, gli piace mettere fazzoletti dappertutto. Allora adesso smontiamo qua, così almeno ci togliamo di torno queste robe e poi vediamo che cosa monteremo. La cosa divertente è che mi sono portato giù l'avvitatore con la chiave a croce, ma in realtà è una chiave a taglio. Fortuna che un cacciavitino se no devo tornare su. Benissimo, smontiamo queste vite. Ecco, questi qua sono i tweeter, non so se riesco a mettere a fuoco, però è Made in Belgium, incredibile, Philips, magari una volta erano anche buoni. E vediamo che cosa ne viene fuori. Ovviamente non si punta a un impianto di altissima qualità, ma a un impianto che ti permette di sentire la musica e di coprire i rumori del veicolo mentre si viaggia. Allora, l'impianto sarà basato su un sistema a due vie, praticamente due altoparlanti che faranno i bassi, praticamente, e due veramente vintage, ma vintage non perché hanno un aspetto vintage, ma perché sono veramente vintage. Vi faccio vedere. La scatola anche un po' masticata, ma ancora l'originale. Non sono ancora mai state montate. Allora, queste casse della Pioneer, sono ancora tutto l'imballo originale, guarda che bello. Sono praticamente delle casse a due vie da 30 watt su 4 ohm, ma vanno più che abbastanza bene, con una cassa che sembra di alluminio, molto molto carina, e soprattutto hanno una cosa: con queste due rotelle si può spostare il tweeter nella direzione che si vuole per indirizzare la musica. Questa cosa qui è abbastanza carina, visto e considerato che il tweeter è direzionale rispetto ai bassi che non lo sono. In pratica cosa andremo a fare? Andremo a abbinare questi due woofer con una sospensione veramente morbida. Andremo a usare questo crossover a due vie, che in realtà è regolabile anche come frequenze, per cui se è un bel sistema e viene fuori abbastanza bene, al massimo ve la posso consigliare o non consigliare. Ecco, questo qui è il crossoverino, dove ci sono questi piccoli ponticelli che togliendoli si può modificare la frequenza dei due canali. Bene, dunque mettiamoci all'opera e vediamo un attimino di fare un lavoretto fatto bene. Prima cosa togliamo questo tavolo di mezzo, vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo della gomma piuma insonorizzante, no? Che è anche trattata, che diventa praticamente impermeabile, che andrò a ritagliare, che l'ho messa io perché inizialmente era completamente vuoto, infatti si sentiva più la musica fuori che dentro, e andrò a ritagliare il necessario per montare qua i woofer. Qua farò il buco più grande, andrò a mettere praticamente quelle casse della Pioneer, e così riusciremo a ottenere un sistema a ben due vie, ma che diventerà tre, perché appunto il Pioneer c'è anche il tweeter separato col suo relativo taglio. Non ci resta che iniziare. Oh, che belli i cavi che ti danno in dotazione con queste vecchissime casse, chissà di che anno sono, dopo guardo. Hanno questi connettori per le vecchie autoradio, ma io per fortuna ho il contatto. Adesso collego i cavi, poi tramite questa canaletta che ho fatto apposta faccio arrivare i cavi qua dietro, li faccio passare all'interno. Questa canaletta qui l'ho fatta io apposta per ospitare sia i LED che eventuali cavi, appunto perché sapevo già che facevo questa cosa qui. Praticamente ho lasciato uno spazio. Se siete curiosi, in qualche altro video, adesso non mi ricordo più quale, comunque se lo trovo lascio il collegamento da qualche parte, qua o lì, adesso non mi ricordo, così potete vedere come ho fatto questa simpatica canaletta qua. Andiamo avanti, collego i fili, intanto arrivo fino là dietro. Ok, sono arrivati fino qui, adesso smonto velocemente questa, che è molto rapido. Allora, questo lo lasciamo un po' abbondante, apriamo col cavetto qua, e qui abbiamo un cavetto. L'altro invece facciamo il giro sempre così,
giro e qui andiamo a buttarlo dentro. Anche qua lo tagliamo abbondante. Qui farò un buco più grande perché poi devo far passare anche questo, pertanto vediamo un bel puntone e ok, bene, qua posso già rimontare. Adesso abbiamo i cavetti qua, è il momento di questi qua, lo lascerò giù di sotto e dopodiché partiranno i cavi per le singole casse. Si incastrano, perfetto. Qui c'è l'entrata negativo positivo e qui ci sarà l'uscita. Li tengo lunghi perché prima devo fare il taglio delle frequenze, diciamo, prima di capire un po' come funzionano. I fili non spelleteli troppo, perché così si riesce ad arrivare bene in fondo e non rimangono fili scoperti all'esterno. Adesso pensiamo a fare il buco come si deve qua, perché su questa bellissima scatola ci sono anche tutte le misure di tutto quanto e dice anche il diametro che è 106. Adesso farò un po' di casino, ovviamente pulirò tutto quanto, se no l'amorosa mi taglia la gola. È un bel problema, non essendoci il buco di partenza è un bel problema. Però abbiamo questa sporgenza qua. Se appunto qua in mezzo dovremmo starci giusti. Sono anche più contento se viene un pochino esterno. Dai che ci sta, molto bene. Andiamo a collegare le casse. Poi chissà se ho fatto destra e sinistra giusto, in caso lo invertirò sulla radio direttamente. Quelli originali li lasciamo per le casse Pioneer. Devo creare un po' di spazio. Ovviamente non ho la bolla dietro, mi toccherà fare a occhio. Intanto collego anche l'altro lato e poi ci vediamo per questo. Bene, adesso ho messo in funzione solo questa cassa, cioè ho messo dietro e a sinistra, e praticamente adesso voglio vedere cosa cambia togliendo queste cosettine qua. Vediamo un attimino, alzo un po' il volume. Da tutte e due in modo che entra la frequenza più bassa possibile. Adesso vediamo, voglio collegare anche l'altra cassa e vediamo cosa succede. Ho constatato praticamente che togliendo uno dei due, togliendo questo, ci sono meno alti, togliendo questo qua ci sono meno bassi. Riproviamo. No, qua li lascerò tutti e due. Bene, allora toglierò per il basso questo qua e invece per gli alti li lascio tutti e due. Ok, adesso montiamo il tutto e vediamo come suona tutto finito. Adesso qua ho fatto i bordi cromati con la pellicola, tanto per rendere un po' più vintage tutto quanto. Un impianto veramente vintage, c'ha anche le viti a taglio. Metto anche l'altra e poi proviamo. Abbiamo finito l'installazione, questo qui è ancora vagante ma andrà a posto. Non ci rimane altro che sentire. Adesso ascolteremo con della musica non protetta da copyright. Credo che sia registrata abbastanza bene, ma insomma non ci metterei proprio la mano sul fuoco. Ovviamente non c'è neanche il subwoofer, che sarà un passo successivo, quello ovviamente avrà bisogno di un suo amplificatore separato. Ma per adesso proviamo un po' così, vediamo come funziona. Sentiamo un po' come va. Allora, non va male, devo fissare un po' di cose perché qua vibra un po' tutto quanto. Non avrei mai detto che andava così. Sottovalutato il basso.
Dai, sono contento, il risultato è buono. Poi una cosa proprio bella, qui dietro questo pacco ci sono tutte le varie istruzioni, dei consigli come montarlo, forte, oltre che tutte le misure, come vi ho già fatto vedere, tutte le misure per il montaggio. Proprio una volta facevano le cose fatte bene. Bene, adesso non mi rimarrà che togliere quella fastidiosa vibrazione della canaletta, questa qua che vibra un po' coi bassi, e poi basta, sono soddisfatto. Scriverò i link delle casse che ho preso che con pochissimo wattaggio vanno veramente bene, hanno una risposta ottima. Ovviamente per quelle sotto non esistono più, sono cose ormai introvabili, forse un bene o male, non lo so, però sono introvabili. Bene, detto questo, non mi resta che con questa bella musica di sottofondo dirvi che questo video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, magari condividete con gente che ha furgoni da musicare, magari potrebbe essere abbastanza semplice usare la parete a disposizione, e se volete proprio esagerare iscrivetevi anche al canale e magari cliccate anche la campanella, così non perderete ulteriori video sul generis. Bene, musica è finita e ci vediamo, ciao!